Allora, vogliamo risolvere quest'altro esercizio e, come prima, dobbiamo cercare di portarci tutto nella stessa base. Quindi se ho 16 sicuramente lo voglio andare a trasformare in 2. Ricordiamo che 16 altro non è che 2 elevato alla 4. Infatti 2 per 2 fa 4, per 2 fa 8, per un altro 2 fa 16. Quindi qui ho 2 alla 4. Poi il tutto viene elevato alla x e poi il tutto viene elevato alla 2x meno 1. Da quest'altro lato ho un mezzo alla meno 2. Innanzitutto uso il segno meno per andare a ribaltare la mia frazione, quindi non è più un mezzo, ma diventa 2. Quindi diventa 2 alla 2 e poi fuori c'era un altro elevato alla 2. Ora dobbiamo ordinare queste potenze di potenze di potenze. Come devo fare? Beh, le potenze di potenze succede che l'esponente si moltiplica, quindi a destra esce 2 alla 4. Mentre a sinistra inizialmente avrei un 2 elevato alla 4x e questo 4x deve andare a moltiplicarsi con 2x meno 1. In questo modo sono andato a moltiplicare tutti gli esponenti in un colpo. A questo punto possiamo dimenticarci dell'uguaglianza esponenziale e passare invece a quella polinomiale dovuta semplicemente alle potenze. Quindi avrò 4x, 2x meno 1, il tutto deve essere uguale a 4. Beh, posso da subito semplificarmi il 4, quindi andando a dividere tutto per 4, il 4 scompare, ovviamente qui a destra rimane 1. Poi vado a distribuire questa x qua, ma anche qua, ottenendo quindi un 2x quadro meno x uguale a 1. L'1 lo porto a sinistra, quindi diventa 2x quadro meno x meno 1, il tutto deve essere uguale a 0. Ecco che quindi purtroppo ci siamo ricondotti ad una equazione di secondo grado. Quindi il nostro obiettivo adesso è risolvere questa equazione di secondo grado. Come? Possiamo ad esempio utilizzare la regola del delta, quindi calcolo il delta, dovrò fare b al quadrato meno 4ac. b al quadrato vale meno 1 al quadrato meno 4, a vale 2, c vale meno 1. Quindi avrò 1 più il segno meno si va a semplificare e quindi esce 8. Allora ho 9, ma 9 è praticamente 3 al quadrato. Quindi vuol dire adesso che quando io andrò ad applicare la mia formula risolutiva x12 uguale a meno b più o meno la radice di delta fratto 2a, succederà questo, che il quadrato del 3 si va a semplificare con la radice, ossia quando andrò a mettere questo 2 sotto radice si andrà a semplificare con questa. Quindi posso mettere direttamente meno b, ma b vale meno 1, quindi meno 1 fa 1, più o meno il valore che c'è a questo punto ormai sotto radice è soltanto 3, divido tutto per 2a, a vale 2, quindi sotto mi rimane un 4, 2 per 2 4. A questo punto devo distinguere due casi, il caso del meno e il caso del più. Nel caso del più avrei 1 più 3, 4, quindi avrei 4 fratto 4 che mi dà come risultato 1. Nel caso del meno avrei 1 meno 3, ma 1 meno 3 fa meno 2. Se poi vado a dividere tutto per 4 e semplifico mi esce meno un mezzo. Quindi i miei due risultati saranno questi qua, meno un mezzo e 1, proprio come avevamo riportato all'inizio, 1 e meno un mezzo. E tutti i passaggi del mio esercizio sono questi. Quindi ripetiamo. Dapprima cerco di ricondurre tutto nella stessa linea, cioè tutto con la stessa base. Una volta fatto questo, passo all'equazione polinomiale. L'equazione polinomiale questa volta è più difficile rispetto a prima perché non è più di primo grado, ma è di secondo grado. Ma senza problemi applico la regola del delta e riesco a trovarmi la soluzione.